Ciao a tutti, miei cari. Che bello ritrovarvi qui, sintonizzati su Celebrita dalla Turchia, pronti per una nuova immersione nel lato più emozionante del mondo dello spettacolo. Spero stiate alla grande. Se è la prima volta che passate di qui, un abbraccio enorme e benvenuti. In questo spazio parliamo di serie, attori, gesti che fanno battere il cuore e piccoli misteri che ci tengono incollati allo schermo. Oggi, lo so, vi tocco una corda sensibile. La coppia più chiacchierata tra le stelle delle produzioni turche, o meglio, la coppia simbolo per tutti gli appassionati, Kanaman e Demet Demir. Preparatevi, perché ripercorriamo insieme il giallo del dono che Kanaman avrebbe fatto a Demet Demir, quel regalo che, secondo voci insistenti, non solo ha acceso l'immaginazione di tutti, ma ha letteralmente conquistato il pubblico da cima a fondo. E sì, parliamo proprio di quel gesto che, come recita il titolo, ha fatto capitolare anche i più scettici. Prima di tuffarci, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate la campanella. È il modo migliore per non perdere nessuno dei prossimi video e per aiutarci a continuare a portarvi storie che vi fanno sognare. Fatto? Allora andiamo dritti al punto. Diciamoci la verità. La chimica tra Kanaman e Demet Demir nella serie Erkençikus è stata di quelle che straripano oltre la finzione. Dal primo momento in cui Candy Bear e Sanemen hanno incrociato gli sguardi, abbiamo percepito una scintilla speciale, quel tipo di energia che ci fa credere nelle coppie nate per incantare. E non è certo rimasta confinata al set, giusto? Foto insieme, sguardi complici, indiscrezioni che sussurravano di un legame che andasse oltre il copione. Era tutto lì, sufficiente a tenere i fan col fiato sospeso, puntata dopo puntata, mese dopo mese. In mezzo a questa attesa elettrica, ecco la voce che ha fatto sobbalzare il fandom: un regalo. Un dono che Kanaman avrebbe preparato per Demet Demir e che sarebbe stato la scintilla definitiva, quella capace di far impazzire i social e sciogliere persino i cuori più cauti. Ma cos'era, in concreto? Un oggetto sfarzoso? Un gesto plateale? Oppure qualcosa di completamente inaspettato? Questa è la domanda da 1.000.000, e noi siamo qui per rimettere insieme i pezzi e ripercorrere tutto ciò che è emerso. Stando alle indiscrezioni più insistenti, amplificate soprattutto dalle piattaforme social, quel regalo non aveva nulla a che fare con auto sportive, collane di diamanti o oggetti da sfoggiare in vetrina. Anche se sappiamo che Khan potrebbe permetterseli, qui si parlava di qualcosa di diverso, un dono personale, intimo, che veniva dal cuore. Molti giurano che Kanaman abbia realizzato qualcosa con le sue mani. Avete capito bene, fatto da lui. Immaginate la scena: Tan, noto per il magnetismo e l'aria da protagonista, ma anche per i tratti da inguaribile romantico, ritagliarsi tempo vero, tra set, impegni e riflettori, per creare qualcosa destinato soltanto a Demet. Solo questo basterebbe a scaldare l'anima. Sono la dedizione, i minuti spesi con cura, l'intenzione dietro ogni dettaglio a colpire nel profondo più di qualsiasi lusso. Ricordiamo il contesto. Erkençikus era all'apice del successo, gli orari di lavoro interminabili, la pressione mediatica altissima. In quel turbine, un gesto così personale diventa un'oasi, un luogo protetto in cui due persone si ritrovano davvero. E allora la fantasia corre: cos'era esattamente? C'è chi parla di una lettera, scritta a mano, piena di quelle frasi che non si dimenticano. Chi scommette su qualcosa legato alla musica, magari una melodia composta di suo pugno, o un brano con un messaggio nascosto, e altri ancora immaginano un segno d'arte, un disegno, perfino una piccola scultura. In ogni ipotesi, il punto rimane lo stesso: la volontà di dire ti conosco, ti vedo, ti ammiro, senza filtri, senza orpelli. Tra i dettagli che sono circolati con più insistenza, spicca il racconto di un messaggio speciale che avrebbe accompagnato il dono. Non il solito ti amo di circostanza, non un semplice buon compleanno. Khan, dicono, avrebbe messo nero su bianco sogni condivisi, timori, gratitudine, e soprattutto quell'ammirazione limpida verso il talento e la personalità di Demet Demir. Quando si è iniziato a dire che quel gesto ha incantato tutti, non si parlava soltanto dell'effetto su di lei, anche se è facile immaginare quanto sia stata toccata, ma della scia lasciata nell'opinione pubblica.
Fan in delirio, stampa in fermento, curiosi che si convertivano in sostenitori. Era come assistere a una favola moderna, raccontata tra scatti rubati e silenzi eloquenti. Nell'epoca dei feed che corrono veloci, bastano pochi indizi per scatenare un'onda. E quell'onda si è vista: condivisioni virali, forum in ebollizione, video che analizzavano ogni possibile segnale, ricostruzioni appassionate. L'immagine di Kanyaman come romantico irriducibile ha preso ancora più forza. Per Dimet, ricevere un dono del genere, se davvero le cose sono andate così, deve essere stato un frammento di tempo sospeso, uno di quelli che si mettono al sicuro, in una parte del cuore dove nessuno può arrivare. Certo, quando ci si muove nel mondo dello spettacolo, il confine tra verità e amplificazione è sempre labile. Ma il sentimento generale, quello sì, è rimasto nitido. Quel regalo è diventato un punto di svolta, il simbolo di una connessione reale tra Khan e Dimet. Niente pose, niente scenografia, solo la consapevolezza di comprendersi a fondo. Ed è per questo che il racconto ha attecchito così forte, perché parlava di riconoscersi, di indovinare cosa conta per l'altro, di dichiarare l'affetto in modo autentico. Alcune testimonianze, sussurrate più che annunciate, parlano addirittura di un album di foto, una raccolta di momenti speciali vissuti insieme sul set e lontano dalle telecamere. Una traccia concreta del filo che li ha tenuti vicini. Risate nei corridoi degli studi, pause caffè improvvisate, occhiate complici durante le letture del copione. Immaginate sfogliare quelle immagini, sarebbe come riascoltare una canzone già amata. E se a tutto ciò si fosse aggiunta una lettera intensa, il pacchetto emotivo sarebbe stato completo. La maniera in cui la notizia ha circolato, con dettagli abbastanza credibili da sembrare veri, ma anche con quel velo di pudore che non smentisce né conferma, ha rafforzato la fiducia dei fan. Non vedevano più solo due attori magnetici, ma due persone capaci di sostenersi, di curarsi, di darsi importanza a vicenda. Di questi tempi, è questo che fa la differenza, una dimostrazione concreta, dolce e possente insieme, di come la cura reciproca sappia aprire porte che nessun clamore può forzare. È significativo anche il contrappasso, in un ambiente dove spesso a far rumore sono le cose luccicanti, un dono semplice ma pieno di senso è riuscito a parlare più forte. Ha detto che Khan non è solo presenza scenica, ma anche attenzione, misura, pensiero. E che Dimet, nell'accogliere quel gesto con la sensibilità che le si attribuisce, ha mostrato quanto conti per lei la sostanza rispetto alla forma. Questa reciprocità, da sola, spiega perché la storia abbia toccato corde così profonde. In fin dei conti, in un settore dove le relazioni sono talvolta percepite come passeggere, un episodio come questo ricorda che esistono ancora quei legami che si costruiscono con pazienza. Lontano dai riflettori più aggressivi, lontano dagli scatti indelicati, c'è spazio per un "ci sono" che vale più di qualunque dichiarazione iperbolica. Anche se i contorni precisi del regalo si perdono nella nebbia delle indiscrezioni, l'effetto è rimasto chiaro. Un simbolo, una pietra di paragone, una bandiera silenziosa sotto cui ritrovarsi. Qualcuno ha provato a decifrare anche il tono delle parole che Khan avrebbe usato. C'è chi giura che dentro quel messaggio ci fosse il racconto di come Candy e Saneman, con la loro storia di finzione, avessero finito per influenzare perfino il modo in cui loro due, nella realtà, si guardavano. Un rimando sottile, un gioco di specchi in cui la narrativa televisiva diventava metafora di un percorso condiviso. Se fosse andata proprio così, sarebbe una di quelle trovate capaci di far venire la pelle d'oca anche a chi dice di non credere al romanticismo. Abbiamo imparato anche un'altra cosa: non serve una scenografia faraonica per dire "ci tengo". Servono tempo, cura e il coraggio di mettere qualcosa di sé sul tavolo. Kanan, così si è raccontato, avrebbe mostrato proprio questo. La disponibilità a creare, a scegliere, a selezionare con la precisione di chi non vuole sprecare una parola in più, né una in meno. E Dimet Demir, nell'averlo compreso, avrebbe dato a quel gesto la sua compiutezza. Riassumendo quanto circolato, il famoso dono di Canon Pro by Miresse Method, quello che in tanti dicono abbia incantato chiunque, non sarebbe stato un lusso appariscente, bensì un pensiero confezionato a mano, accompagnato da un messaggio denso di significato.
Un gesto che ha avuto il potere di raccontare una storia dentro la storia, di dare forma a un sentimento senza bisogno di amplificatori. Qualcuno lo ha definito il dettaglio che sposta tutto, e non è difficile capire perché. E poi c'è l'onda lunga. Da quel momento, tra allusioni, fotografie che sembravano parlare da sole e apparizioni pubbliche calibrate con cura, i fan hanno letto quell'episodio come una chiave interpretativa. Persino gli scatti più neutri, alla luce di quel racconto, acquistavano una tenerezza sotterranea. I giornali hanno provato a ricostruire timeline, i blog hanno confrontato indizi, i forum hanno sfoderato lenti di ingrandimento virtuali. È stato come seguire un romanzo capitolo dopo capitolo, e il capitolo del regalo è diventato il preferito. C'è spazio anche per una riflessione personale, lo ammetto. Nella vita reale, troppo spesso ci si ferma ai gesti rumorosi, eppure quello che resta, alla fine, sono le tracce che sanno di verità. Un album, una melodia, 4 pagine scritte a mano possono valere più di qualunque platealità. Sarà per questo che questa storia ha fatto breccia anche in chi di solito sta a distanza. Si è visto qualcosa di raro, una cura concreta espressa sotto forma di tempo donato. E il tempo, lo sapete, è la moneta più preziosa. Così, a distanza di tutto questo fermento, rimane una certezza emotiva: l'impatto è stato enorme, a prescindere dai dettagli definitivi. E resta anche una lezione, semplice ma potente, che ognuno può portarsi a casa: quando un sentimento è sincero, non ha bisogno di scenografie. Quando un gesto è pensato e cucito addosso a una persona, diventa indimenticabile. È l'unione di queste due verità ad aver catturato così tanti cuori. E ora tocca a voi. Secondo voi il regalo di Canaan a Method Demir era davvero un album, o magari una canzone segreta? O pensate a un disegno, a una piccola scultura, a un oggetto con un significato per loro soltanto? Vi leggo sempre con piacere, perché siete voi a dare a queste storie una seconda vita con le vostre idee e le vostre teorie. Scrivetemi tutto nei commenti qui sotto. Se questo viaggio nel ricordo vi è piaciuto, lasciate un like e condividete il video con chi ama le serie turche e segue con passione ogni mossa di Kanaman e di Mehmet Demir. E naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate le notifiche. È il modo migliore per restare aggiornati su ogni nuova puntata di questo grande racconto che è il mondo dello spettacolo. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato oggi. È un privilegio raccontare storie che ci fanno emozionare, riflettere e, perché no, sognare un po'. Ci vediamo nel prossimo video con altre vicende, altre scintille, altri segreti da scoprire insieme. Un abbraccio enorme, e alla prossima da Celebrita dalla Turchia.